Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Oca Colorata. Oggi parleremo dei fiocchi di neve e vi farò vedere come fare una cartolina di Natale facilissima. Non so voi, ma io quando ero piccina ero affascinatissima dai fiocchi di neve e addirittura arrivavo ad andare oltre il mio disprezzo per il freddo mettendomi una giacca nera e stando fuori a raffreddarmi all'esterno per poter avere poi sulla giacca i fiocchi che rimanevano e che potevo osservare. Questa fascinazione non è solo mia, naturalmente, ma di molte altre persone che hanno studiato i fiocchi di neve già secoli fa. Il primo che studiò fu Robert Hooke, che è l'inventore del microscopio, poi un giorno ve ne parlerò. Insomma, nei secoli vari studiosi si sono messi all'opera per disegnare, per descrivere i fiocchi di neve, ma con l'avvento della fotografia abbiamo avuto un balzo in avanti e quindi un certo signor Bentley, che era un meteorologo armato di macchina fotografica, fotografò i fiocchi di neve. Questi sono i fiocchi di neve naturali, naturalmente selezionati, perché eh, penso che non essendo così diffusa la fotografia, avendo comunque dei mezzi limitati, insomma, sicuramente costava più di oggi sviluppare delle fotografie, quindi faceva le foto solo ai più belli. Noi sappiamo che naturalmente ci sono dei fiocchi di neve molto meno belli. Quante volte abbiamo visto delle palline semplicemente cadere. Questi sono dei bellissimi cristalli e non molto tempo fa, il secolo scorso, negli anni 50, intorno agli anni 50, uno studioso giapponese, Nakaya, se non mi sbaglio, metterò il link in descrizione, il nome esatto, studiò la relazione tra l'umidità dell'atmosfera, la temperatura e la forma dei fiocchi di neve. E quello che notò era che a cioè non basse temperature, ma non molto basse temperature, tra gli 0 e i meno 5 gradi, anche meno, si formavano delle piccole placche esagonali che potevano oppure no avere delle ramificazioni, dei dendriti, un termine che deriva dal greco dendron, albero, e che si usa in scienza per indicare qualsiasi cosa che abbia una ramificazione. Per esempio, i neuroni hanno dei dendriti, cioè delle ramificazioni. Quindi se c'è più umidità c'è formazione di dendriti. Come vedete andiamo verso l'alto nell'umidità relativa dell'atmosfera e ci sono più dendriti, mentre in basso, con meno umidità, i fiocchi di neve non crescono molto in arborescenze, ma restano degli esagoni. Quando viene più freddo, la base esagonale del fiocco si allunga in colonne e poi quando si va verso temperature molto basse c'è la formazione di entrambi, di piastre e di colonne. E nel tempo sono state fatte diverse catalogazioni, come vedete si stimano 121 tipi diversi di fiocchi di neve, anche se in sostanza si può fare riferimento a 8 grandi categorie. Eh, le piastre, mm, le stelle, diciamo, e le combinazioni di questi, le colonne e le colonne con dei tappi, diciamo. E insomma, le varietà sono tantissime. Se andate su questo sito snowcrystals.com, che è fatto da il dottor, mi sfugge il nome, ve lo scrivo, che è il più grande esperto di fiocchi di neve ed è anche
l'autore di tutte le fotografie di fiocchi di neve che vedete. Ehm, Poi ne parleremo magari. Ma adesso, come disegnare un fiocco di neve? Beh, io ho fatto un piccolo foglio illustrativo per un atelier che ho fatto in una scuola con dei bambini di 8 anni. Allora, come disegnare un fiocco di neve? È molto semplice. Allora, partiamo dall'idea che i fiocchi di neve sono a base esagonale, quindi hanno 6 lati e 6 angoli. Sono simmetrici, quindi sono sempre uguali. Ehm, e, eh, e quindi il modo più semplice per disegnarlo è fare una croce, una X, passarci in mezzo. E questo è il fiocco di neve di base che disegniamo tutti. Adesso lo richiamo un po'. Allora facciamogli una base, un centro esagonale e poi aggiungiamo delle ramificazioni, dei dendriti. Per esempio, e quello che vedete è che sto facendo ovunque la stessa cosa, perché i fiocchi di neve crescono essenzialmente simultaneamente e quindi seguono la stessa geometria dovunque. Allora, questo diciamo che è il nostro scheletro del fiocco di neve e adesso tutto intorno possiamo aggiungere un po' di sostanza. Quindi vedete, andiamo tutti intorno e formiamo un fiocco di neve che somiglia a uno di quelli del dottor Bentley del secolo scorso. Naturalmente potete ispirarvi alle fotografie di questo studioso. Naturalmente, non essendo dei fiocchi di neve creati in laboratorio, quelli fotografati dal dottor Bentley, dove sono le fotografie? Aspettate che le riprendo. Eccole. Dal dottor Bentley erano perfetti, ma magari non sempre, vedete, magari qua non c'è una simmetria perfetta. In ogni caso sono simmetrici. E quello che si nota anche, che cos'è? Beh, quello che si dice sempre è che non c'è un fiocco di neve che sia uguale all'altro. È vero, sono tutti diversi. E questo perché? Perché immaginate, c'è la nuvola dalla quale sta scendendo la neve. Benissimo. Ora però immaginate che questo fiocco abbia questa traiettoria. C'è un po' di vento e questo torna su. E la temperatura cambia a seconda dell'altitudine. Quindi, e anche l'umidità. Come la chiamiamo umidità? La chiamiamo U. E quindi queste variazioni, che sono totalmente aleatorie, quindi casuali per ogni singolo fiocco di neve, fanno in modo che non ci sia un fiocco di neve uguale all'altro. Ciascuno ha il proprio percorso, un po' come noi. Quindi sono un po' come delle persone, i fiocchi di neve. Se vi interessa questo foglio, il titolo è in francese, ma naturalmente i fiocchi di neve sono nella lingua universale dell'arte e della scienza, potete scaricarlo o dal mio sito o dal mio Ko-fi, vi metterò il link in descrizione. Allora, oggi disegneremo quindi dei fiocchi di neve, ma non disegneremo dei cristalli perfetti perché vogliamo fare una cartolina di Natale un po' gioiosa, un po' giocosa, quindi procuratevi il pennello più grande che avete. Io amo particolarmente questo qua da calligrafia, mi hanno regalato i miei genitori. E quindi scegliete una tonalità di azzurro chiaro, un blu
chiaro. E appunto facciamo la croce con le X, con la linea che passa attraverso intanto come base. Quindi aggiungiamo. Allora, aggiungiamo dei dendriti qui e li ripetiamo. Spero che non sentiate la televisione dei vicini perché l'hanno messa un po' alta. Io la sento, ma spero che non rimarrà nella registrazione. Se no, scusate, non posso controllare. E quindi diciamo così, ci piace. Adesso potremmo provare a disegnare questo qui, cosa ne dite? Quindi è un esagono grande con due alette qua che escono da ogni vertice. Proviamo. Quindi, allora, facciamo un esagono. E per fare l'esagono possiamo, guardate, ho quest'idea, cosa ne pensate? Facciamo sempre la nostra famosa croce X, quello che volete, quindi fiocco di neve di base, e che usiamo come guida per disegnare l'esagono. Riempiamo l'esagono e poi aggiungiamo questi, direi che ci somiglia. Possiamo approfittarne per aggiungere un po' di bagnato su bagnato se vogliamo. Vediamo un po' l'effetto che fa. Finché la carta è bagnata ricordatevi che potete fare tutto quello che volete e che quando poi comincia ad asciugare c'è il rischio che si formino dei cauliflower, dei background o delle fioriture. Ecco qui, per esempio. Adesso mi è venuta voglia di disegnare questo qui. Questo o questo? Questo. Allora, come facciamo? Sempre l'esagono e poi qua sembra una casetta con 3 punte. Vediamo un po', Allora, e la stellina, esagono, una casetta, con una punta alla fine di ogni tacca, praticamente un pentagono. Lascio questo, termino. Aggiungo i dettagli. E riempio. Adesso lascio asciugare
e aggiungerò i dettagli con la matita colorata. Naturalmente potremo anche aggiungerli ad acquerello, ma voglio fare un'illustrazione semplice e divertente per fare dei biglietti d'auguri di Natale. Ecco fatta. Noi ci rivediamo fra un po'. Ciao. Ecco qui, quindi ho tracciato il contorno con delle matite di diverso colore per vedere un po' l'effetto che faceva. Allora, intorno a questo fiocco ho usato l'indaco, crea un bel contrasto perché l'indaco è molto scuro. Per questa Steel Blue, che è un blu verdastro, non ci sta male. Il Royal Blue, cioè una specie di blu oltremare, fa un bel contrasto anche lui. E invece ho voluto vedere una matita più chiara che effetto fa. Come vedete non è straordinario, a me non piace molto, non c'è abbastanza contrasto. Vediamo un po' se la circondo con questo Deep Blue, che differenza fa. Beh, secondo me già ci guadagna all'istante molto. Sì, allora vi consiglio caldamente di circondare i vostri cristalli di neve dipinti all'acquerello con una matita scura di blu, di un colore che faccia un bel contrasto. Allora, se volete possiamo provare anche ad aggiungere dei dettagli. Dunque facciamo un esagono all'interno, per esempio. Tracciamo le linee centrali. E vedete, già assomiglia molto di più a un cristallo, a un gioiello. E potete usare non solo delle matite colorate, ma anche delle matite argentate, dorate. In effetti è Natale, possiamo fare tutto quello che vogliamo per rendere più bello il nostro biglietto. E poi possiamo anche divertirci ad aggiungere delle ombre. Per esempio, qui possiamo oscurire questa parte per dare un effetto tridimensionale. E così rendere sempre più complesso il fiocco finché siamo soddisfatti. Bene, io mi fermo qua, vi lascio creare tutti i fiocchi di neve che volete, le combinazioni sono infinite perché, come abbiamo visto, in base a temperatura e umidità tutto può succedere. E quindi io vi dico alla prossima, se anzi vi dico ancora prima, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su, se avete delle osservazioni, dei commenti, delle richieste non esitate a scriverle nei commenti. Se questo video vi è piaciuto potete condividerlo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!